dal mio papà Umberto. Mio papà era un collezionista che amava circondarsi di tante cose che avessero un'anima meccanica, quindi automobili, motociclette, trattori, particolari di motori. Nella sua visione di questa collezione dovevano rappresentare un qualcosa di personale, di bello. Papà era un collezionista assolutamente sui generis, non era legato a un marchio in particolare, a un anno, a un modello in particolare. Perciò qui nella sua collezione personale ci sono tante automobili, tante motociclette di tutti i tipi, di tutti gli anni, di tutti i modelli, insomma ci sono tante cose. Monoposto 420 M58, conosciuta come Eldorado, è una monoposto costruita appositamente per una singola gara, che era una replica della più famosa 500 miglia di Indianapolis portata in Europa, quindi nasceva così la 500 miglia di Monza, fatta un unico anno. Maserati partecipa con questa vettura costruita appositamente grazie ai fondi messi a disposizione da questa fabbrica di gelati, e nasce così la prima vettura sponsorizzata che abbia mai corso in Europa. Una 6 GCS 53, conosciuta come berlinetta, un capolavoro del design automobilistico italiano che porta la firma di Pininfarina. Solo 4 furono i modelli costruiti di questa berlinetta e a oggi soltanto 2 sono ancora completamente originali, uno è questo esposto e l'altro in una collezione privata. C'è il 250F, la Formula 1 di Maserati, che nel 1957 consentì a Juan Manuel Fangio di vincere il suo 5º campionato del mondo di Formula 1, naturalmente, ed è un bellissimo esemplare. La 6C34, una monoposto da corsa anteguerra, quindi il 34 sta proprio per 1934, il grande pilota italiano Tazio Nuvolari vince il Gran Premio di Modena, quindi per noi è anche un orgoglio. Ci sono poi dei Ghibli, Gran Turismo e Cabrio, 2 prototipi, il Simunne e tipo 124, che portano la firma di Giorgetto Giugiaro, quindi 2 esemplari unici nel suo genere. Nel 1996 papà attivò una trattativa di acquisto del lotto di vetture, 14 vetture, a marchio Maserati. E avviata la trattativa, tutto si concluse nel settembre del 96 e le macchine quindi rientrarono in Italia nel novembre, qualche mese dopo, e così vennero ritirate dall'asta e vennero sistemate qui dentro il suo spazio, dentro la sua collezione. Quindi dal giorno dopo questa collezione è diventata improvvisamente il riferimento storico di Maserati. Tant'è che Maserati oggi non ha più un museo ufficiale, non esiste più, perché tutto quello che racconta la storia di Maserati, del Tridente, i suoi modelli più importanti, le competizioni, l'avviamento alla produzione stradale, è qui, è tutto qui. È una cosa curiosa perché
i Maserati, Viale Ciro Menotti, non c'è più una memoria storica. Se tu vuoi vedere qualcosa che ti racconti la storia della fabbrica, devi arrivare qui in via Corriere del Sud 320 nella campagna di Modena.